Mio fratello Filippo era un moto perpetuo. Non stava mai con le mani in mano, una mezza dozzina di lavori alle spalle, tutti senza grandi prospettive. L'ultimo era la TV locale, Onde del Sud, cameraman, addetto alle trasmissioni, tutto fare. A volte usciva la mattina e rientrava alle 3 di notte. Un giorno gli chiesi se poteva andare con lui. Accettò, come suo solito. Rimasi piuttosto deluso. Al 10° piano di un palazzone costruito di recente, un ingresso, un corridoio, una saletta montaggio, un magazzino pieno di monitor e videocassette ammassati senza ordine. Non esattamente Hollywood. Ma poi arrivammo alla reception e lì c'era Katia. Bruna, capelli ricci, seni ben modellati, fianchi sinuosi, pantaloni attillati da far uscire gli occhi fuori dalle orbite. Mi strinse la mano con trasporto. Ciao Max, è un piacere conoscerti. Anche per me, risposi, davvero. Filippo mi guardava con quell'espressione divertita di chi sa esattamente cosa sta succedendo. Lo sai che tuo fratello è proprio un bel ragazzo? Gli disse Katia. Già? Replicò con una punta di ironia. Non ci somigliamo molto, vero? Si era subito creata una chimica che non volevo far svanire per nulla al mondo. Mentre Filippo mi faceva fare il giro degli ambienti, mi avvicinai a Katia parlandole sottovoce. Scoprii che aveva 2 anni più di me, si era diplomata e aveva scelto di lavorare subito per non dipendere dai genitori. Quando le dissi che mi stavo per iscrivere a informatica, mentii spudoratamente, non avevo ancora la minima idea di cosa avrei fatto dopo. Lei sorrise. Non hai l'aria del programmatore secchione? In effetti no, ma non tutti i programmatori sono necessariamente degli sfigati, risposi facendole l'occhiolino. Lei lo ricambiò con un sorriso eccitante. Mio fratello interruppe il momento nel modo più inopportuno possibile. Alzai un dito per chiedergli un attimo e mi girai verso di lei. Mi piacerebbe rivederti, pensi che sia possibile? Certo, quando vuoi. Potrei venire a prenderti domani sera, se ti va. Va bene, perché no? Esco alle 8. Riuscì a non saltare in aria per la gioia, a malapena. Del film non capimmo praticamente nulla. Avevamo preso posto alle ultime file e dopo 10 minuti eravamo già a pomiciare con una foga notevole. Emozionante. Ero quasi incredulo di trovarmi in quella situazione, fino a poche ore prima. Avrei sperato al massimo in qualche bacio. Quando capii che non si poteva andare avanti così, mi scostai da lei. Ce ne andiamo da qui. Già mi vuoi portare a casa? Rispose Katia maliziosamente. No, potremmo fare un giro in macchina. Va bene. Disse con un leggero fremito nella voce. Parcheggiai l'auto di mio padre in una zona di campagna in mezzo agli alberi. Bob Marley come colonna sonora era un posto ben noto alle coppiette. Non lontano stazionavano altre macchine con i vetri appannati. Fu una di quelle serate che non si dimenticano. Capì che Katia era molto più esperta di me e non mi dispiacque affatto. Quando la riaccompagnai a casa, mentre le stavo chiedendo quando ci saremmo rivisti, lei mi disse quasi di passaggio che aveva un ragazzo. 25 anni, neolaureato in giurisprudenza, padre notaio. Restai in silenzio qualche secondo. Però Aggiunse. non sono pentita di questa sera, mi piaci molto. Non risposi. Non sapevo cosa dire. Quella sera tornai a casa con la testa piena di lei, il suo profumo, la sua voce, quel modo di muoversi che non riuscivo a togliermi dagli occhi. E quella storia del ragazzo notaio che avrei voluto non aver mai sentito. Ci pensai tutta la notte, mi girai e rigirai nel letto come un idiota, ripercorrendo ogni momento di quella sera. Dalla reception di Onde del Sud fino ai vetri appannati dell'auto di mio padre, Bob Marley ancora in testa. Il problema non era che Katia avesse un ragazzo. Il problema era che non me ne importava abbastanza da volerla dimenticare. Il giorno dopo lo raccontai a Diego. Mi ascoltò senza interrompermi, aspirando lentamente la sigaretta. Poi disse una cosa sola, con quella sua calma sorniona. Aveva ragione. E come quasi sempre non volevo ammetterlo. Ma prima ancora di capire come gestire Katia, successe qualcos'altro. Qualcosa che non c'entrava niente con lei.